Se c'è una cosa che può dare sollievo in queste giornate roventi è un bel tuffo nell'acqua. Ecco, questo laghetto probabilmente è troppo piccolo per farlo, ma è grande abbastanza per dare una sensazione di freschezza, di verde e di vita alla nostra casa. In questo video ti mostrerò come creare un paludario proprio come questo. Il primo passaggio è quello di selezionare delle rocce in modo da creare quella che diventerà la base del nostro piccolo minimondo. Per non rischiare di rovinare il vetro, mi aiuto con un pezzo di cartoncino su cui vado a segnare il diametro del mio vaso. Questo mi permetterà di poter lavorare liberamente senza dovermi preoccupare e soprattutto avendo una dimensione esatta di quello che dovrà diventare la nostra piccola parete rocciosa. Questa base rocciosa svolge due ruoli. Il primo è principalmente estetico, mentre il secondo è molto più funzionale. Mi permetterà infatti di avere una parte frontale che rimarrà sommersa ed una parte posteriore che invece rimarrà sopra al livello dell'acqua e dove potrò andare ad applicare piante e muschi. Dopo aver provato diverse combinazioni con le rocce che ho a disposizione, ho finalmente trovato quella che a mio avviso è la disposizione esteticamente più piacevole e realistica. Per fissare le rocce tra di loro utilizzo una colla cianoacrilica in gel. La sua consistenza più viscosa e quindi meno liquida aiuta con il fissaggio su dei materiali non particolarmente porosi come queste rocce. Per rafforzare ulteriormente il fissaggio tra le rocce mi aiuto con della carta da cucina che vado ad infilare nelle fessure tra le rocce. Basta poi impregnarla con della colla, in questo caso leggermente più liquida, per creare un fissaggio molto forte e duraturo. E non solo, questo fissaggio sarà anche perfettamente sicuro e non rilascerà alcun tipo di sostanza chimica anche se sommerso per lunghi periodi. Per mascherare le inevitabili sbavature di colla utilizzo della polvere di roccia. Mi limito a farlo nei punti che rimarranno visibili. Se ti piace questo video lascia un like e se vuoi vedere altri contenuti come questo iscriviti al canale. La base di roccia è completa, a questo punto non resta altro da fare che testarne la dimensione per controllare se effettivamente entrerà all'interno del contenitore di vetro. La precisione è quasi millimetrica e io posso tirare un bel sospiro di sollievo. Il prossimo passaggio sarà semplicemente quello di riempire la parte che rimane dietro alla nostra base di roccia con dell'argilla espansa. È importante aggiungere questo strato di argilla fino ad un'altezza che risulti pari a quella della base e il motivo lo vedrete poco più avanti. Per il fondale della componente acquatica di questo piccolo paludario ho scelto della sabbia di quarzo bianca che donerà un bel contrasto con il colore più scuro della roccia ed il verde del muschio. Vado poi a tagliare un pezzo di retina che mi servirà per tenere separato il terriccio ed evitare che questo vada a cadere in acqua.
La prima pianta che vado ad aggiungere è un Syngonium che ho prelevato da un altro paludario. Questa pianta terrestre è ormai già da mesi condizionata a crescere con le radici completamente sommerse in acqua. Questo renderà molto più facile la transizione. La vado infatti a posizionare in un angolo in modo che le sue radici saranno costantemente sommerse dall'acqua. Dopo aver inserito la retina inizio ad aggiungere il terriccio per terrari. Mano a mano che lo aggiungo lo vado a bagnare ed a pressare in modo che questo crei una base quasi verticale su cui possa andare ad aggiungere il muschio. Qualche piccolo sassolino in dei punti strategici mi aiuta a separare ancora meglio la parte frontale da quella posteriore. Per realizzare la parete verde utilizzo diverse specie di muschio. In questi casi è molto importante pensare alla varietà. È proprio questo, infatti, che ci permetterà di ottenere un aspetto più realistico. Se volete raccogliere il muschio così come ho fatto io per questo piccolo progetto, vi consiglio due cose. La prima è quella di informarvi sulle leggi della vostra zona a riguardo della protezione di questa specie. La seconda invece è più etica. Il muschio è infatti una pianta molto importante per l'ecosistema e cresce in maniera particolarmente lenta. Se ne volete raccogliere, quindi vi chiedo e vi consiglio di farlo in maniera coscienziosa, prendendo il poco che basta per i nostri progetti. In un progetto così piccolo è sempre importante cercare di non sovraccaricare e di appesantire da un punto di vista estetico. Proprio per questo aggiungo solo qualche piccolo ciuffo di pilea rampicante. Come sapete, aggiungere dei piccoli dettagli finali è una delle mie cose preferite. In questo caso utilizzo dei piccoli rametti per dare un aspetto più vario e realistico al nostro minimondo. Una volta completata la parte superiore è ora di concentrarsi su quella acquatica. Aggiungo ancora un cucchiaio di sabbia di quarzo per andare a coprire le piccole imperfezioni. Dopodiché utilizzo dei pezzettini dello stesso tipo di roccia che ho usato per creare la base e li sparpaglio in maniera abbastanza casuale sulla sabbia. Questo piccolo dettaglio potrà sembrare insignificante, ma a mio avviso aiuta veramente molto con la transizione tra la roccia e la sabbia. A questo punto è ora di aggiungere l'acqua. L'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è quella di non superare la linea della nostra argilla espansa. Questo perché vogliamo che il terriccio della parte superiore rimanga sempre umido, ma mai completamente a bagno. Ovviamente in un laghetto da tavolo non possono mancare le piantine galleggianti. Anche in questo caso le vado a prelevare dal paludario più grande, insomma una spesa a centimetro zero. Ed ecco il risultato finale, un paludario dall'aspetto piuttosto minimalista, ma a mio avviso di grande impatto. Questo minimondo mi sta particolarmente a cuore perché il contenitore dentro cui lo ho creato mi è stato regalato parecchio tempo fa dalla mia compagna e finalmente ho trovato il progetto giusto per valorizzarli al meglio.
Come sempre vi ringrazio per avere passato del tempo con me, vi invito a lasciare un commento se avete qualsiasi tipo di domanda e se volete vedere altri minimondi potete cliccare i link in sovraimpressione.